Oggi è lunedì 26, siamo nella week 37, andiamo a fare anche oggi il resoconto della settimana scorsa per vedere tutti i guadagni online dal trading, copy trading, come sono andati. E sì, questa settimana ci devo riuscire, voglio tirar fuori un video su come non fare il copy trading, ovvero dove posso darvi consigli che... posso darvi alcuni consigli che magari durante questo periodo di test di copy trading veramente pesante, perché lo sto facendo veramente da tantissimo e di errori ne ho fatti, quindi state tranquilli che se vi vado a dire una cosa, un certo tipo di errore, un certo tipo di qualcosa, fidatevi che ho sbagliato prima io e poi ve la sto condividendo, quindi andate tranquilli. Altra cosa da dire, mi raccomando, è importante, se lasciate un like, l'iscrizione per chi è nuovo. Adesso ci spostiamo al PC. Vi ricordo che questa serie comunque sia la sto dividendo in fasi, cioè durante il video verrà divisa in fasi tra mercato azionario, magari i guadagni dagli NFT, dalle cripto, dalle piattaforme ad alto rischio, e lì vi voglio attenti perché ragazzi lì è veramente rischioso, sono cose che faccio io. Mi raccomando, qualora vi balza l'idea di fare la stessa cosa, di copiare, di andare a vedere una piattaforma del genere, mi raccomando, fate le vostre considerazioni, pensateci bene, perché quelle lì poi vabbè, lo dirò comunque quando entriamo in quella fase, perché ovviamente ci sono delle cose degli investimenti molto più rischiosi e degli investimenti meno rischiosi. Il rischio c'è sempre negli investimenti, questa cosa sia ben chiara, però quelle lì alla fine di una certa categoria ovviamente sono suddivise e sono veramente ad altissimo rischio. Niente, adesso ci possiamo spostare al PC. Eccoci qua, come vi dicevo all'inizio partiamo dal mercato azionario, ma questa settimana non ci sono stati grandi movimenti e quindi ho già detto nelle serie precedenti che non andavo qui a fare il calcolo di settimana in settimana, anche perché questo è un investimento a lunghissimo termine, sarebbe inutile calcolare ogni volta che il portafoglio sale e scende per nulla. In tal caso questa settimana è stata aggiunta una frazione di azione di Google che mi è stata data appunto da una vostra iscrizione, perché c'è sempre il bonus attivo. Chi si iscrive con il link in descrizione può ricevere un'azione gratuita da 1 a 100 dollari completamente a caso, e questa settimana appunto ce n'è capitato. Ovviamente me ne arriva una a me e una a voi, quindi se lo fate io vi ringrazio e ne riceverete una anche voi. Altra piattaforma che utilizzo sempre per acquistare e vendere azioni è eToro. Lì sto copiando il portafoglio azionario di un'altra persona, però lì non c'è stato nessun movimento sostanziale, quindi io ho già tutta la scaletta scritta, mi sposterei più dalla parte del trading e copy trading, che qui si fa interessante. Partiamo prima dal copy trading. Io sto utilizzando BitGet, ormai lo sapete, ho due account, uno dove vado a seguire una persona, quindi a fare copy trading, un altro dove vado a fare io trading. Questo caso adesso stiamo parlando di copy trading. Sono andato a seguire questa persona, sono circa 2 mesi e mezzo, quasi 3 mesi credo che ormai la sto seguendo, e questa settimana siamo ancora in profitto, ma di poco. Io sto leggendo qui perché già ce l'ho scritto, siamo in profitto di 23 dollari e 47. Le operazioni comunque sono queste qui, sono visibili, eccole qua, queste sono le ultime operazioni. Io sto utilizzando leva 10 e anzi, come vi ho detto all'inizio, andrò a fare proprio un video dove vi dirò gli errori da evitare, da non fare appunto, perché ci sono passato io all'inizio, mi sono liquidato un botto di volte, adesso magicamente non capita più, e infatti non è magia, ma poi vi spiegherò magari alcuni trucchetti, vi darò alcuni consigli su come evitare tutte queste cose. Per ora comunque sia sta andando bene. Io sono partito con un capitale di 150 dollari, comunque sia questa settimana, l'ho già detto, siamo in profitto di 23 dollari e 47 con questo trader. Ha ancora delle operazioni aperte, ma comunque fin quando non le chiude non posso dire se sono profitti o no, quindi dovremmo aspettare che le chiude per le prossime. Adesso passiamo al profilo dove vado a fare io trading, e questa settimana c'è soltanto questa operazione qua. Ho fatto solo una, il mercato è stato molto volatile, io sto utilizzando ancora la mia strategia che anche adesso, come vedete, divergenza confermata, long, boom, presa. Non ho aperto posizione. Questa qui è stata l'unica di questa settimana e il profitto è stato di 23 dollari e 89, quindi molto simile all'altro, 23 di qua e 23 di là. Non male questa settimana, ho fatto un'operazione, ci sono stato veramente poco al grafico, vabbè, anche c'erano quelle notizie in settimana e così, ho evitato veramente di... non mi piaceva quando il mercato è così, o si fa un po' di speculazione su notizie eccetera, oppure sto fermo, cerco di non utilizzare la strategia, anche perché non avrebbe effetto, giustamente, perché la prima cosa da fare è analisi fondamentale, analisi tecnica e poi operare. Però quando ci sono queste notizie appunto
sballa tutto. È inutile che sto lì a cercare un punto di ingresso, a vedere una divergenza, eccetera. Anche qui, anche su questa strategia, su come la uso, perché io ho fatto dei video sulle strategie che uso, ne sto usando una in particolare, ovviamente associata ad altro e tutto il resto, e vorrei fare un video dove vado a spiegare passo per passo, cioè cosa fa effettivamente, come vado a fare io trading, come uso io la mia strategia, cosa guardo, cosa tengo d'occhio, cosa mi interessa sapere. E secondo me può essere interessante. Comunque sia, sul trading che faccio io, anche qui siamo in profitto. Qui ho cominciato a fare trading con 10 dollari, l'ho fatto, ripeto, lo ripeto sempre perché chi ascolta e dice come hai iniziato a fare trading con 10 dollari, è impossibile? Sì, lo so, effettivamente è impossibile, in quel video lo spiego che è veramente impossibile, faticoso e tutto il resto, però io l'ho fatto come una sorta di challenge perché stavo facendo un video. Poi mi è venuto bene, il capitale è aumentato, è aumentato, è aumentato, adesso sono quasi a 1000 dollari, quindi da 10 a 1000 potrei tranquillamente dire che sono partito da 10 e è arrivato a 1000, quindi questo è tutto. Passiamo adesso al lato NFT. Sul lato NFT io sto utilizzando veramente ben poco, solo Mobox in questo caso, e non lo sto nemmeno sfruttando perché il Play to Earn non lo sfrutto per niente. Anzi, se avete qualche progetto NFT carino, probabilmente in questi giorni ve ne porterò uno io, sto ancora vedendo, anzi me lo vorrei far spiegare da loro. Se ci accordiamo magari vi faccio presentare il progetto stesso da loro. E vorrei comunque inserire qualche altra cosa perché c'ho solo Mobox come progetto NFT, si può dire, quindi niente, sono qui, Momo, sono qui ad aspettare, non a prendere polvere perché comunque producono qualcosa. Infatti questa settimana hanno prodotto 14.22 M-Box che a 62 centesimi dovrebbero valere circa 8,70 dollari, qualcosa del genere, che non è per niente male. Anche questa settimana, anzi li vado come al solito a prelevare, ecco qua, conferma, e ce li andiamo a mettere nel nostro portafoglio, nel nostro wallet MetaMask. Questi M-Box che sto accumulando io li voglio usare per convertirli in cake, poi metterli in stake e fare altro guadagno da lì. Però appunto anche non andiamo a guardare quanti cake ho perché non ho fatto movimenti assurdi, i guadagni di questa settimana sono comunque pochini, tipo $1, $2, quindi non sto lì a metterlo. Stessa cosa per Binance Earn, che è una cosa che utilizzo, sto continuando ad utilizzare, però ho tolto qualche fondo perché voglio fare qualche movimento in spot, qualche operazione in spot, quindi li ho tolti dall'Earn, quindi questa settimana anche lì ho guadagnato veramente poco, penso 1-2 dollari, li ho lasciato giusto qualcosina. Stessa cosa su Crypto.com dove ho il supercharger attivo, dove anche lì ho ECRO in staking, però è poca roba, non voglio mettere lì fare 5 minuti di video dove dico ho guadagnato $1, mi sembra un po' eccessivo. Magari lì si va a fare un cumulativo a fine mese a dire quanto ho guadagnato con Binance Earn in un mese e vediamo se ne vale la pena o no. Quindi quello potrebbe essere magari più interessante piuttosto che stare ogni settimana a dire ho guadagnato $1, $1, $2, $1. Fin quando erano 20 dollari, 15 dollari, allora magari sì, perché faceva comunque brodo tutto, però abbassandola a $1 mi sembra un po' uno spreco. Detto questo, direi di passare invece adesso alle piattaforme ad altissimo rischio e qui mi raccomando, come vi dicevo, attenzione perché queste qua veramente dall'oggi al domani possono tranquillamente chiudere, perdere tutto. Quindi mi raccomando. Allora, partiamo subito da IFO come ogni settimana. Io l'ho già scritto, ho fatto la differenza con la settimana scorsa del profit. Non so, forse non ho calcolato questi 32, quasi 33 dollari, ma comunque sia sono in profitto di 129 dollari solo questa settimana, 129 dollari. L'investimento iniziale è stato di 555 dollari. Ovviamente anche queste piattaforme, sapete, funzionano anche con la rete, quindi un po' di guadagni dalla rete, un po' dal deposito e tutto il resto. E questa settimana è uscito un bel po'. Altra piattaforma che sto utilizzando è Toria e questa settimana ci sono 28,05 dollari. Qua il deposito è stato di 200 dollari. Il guadagno giornaliero è sempre dell'1 qualcosa per cento, che poi va ad aumentare di giorno in giorno, qualcosa di simile. Abbiamo altri 28 dollari nel portafoglio e non so adesso se li prelevo, comunque aspetterò i 30, i 40, i 50 e magari li rideposito. Adesso vedrò un po' cosa il guadagno
guadagno di questa settimana comunque sia è di $28,05. Altra piattaforma, Neswap, ho fatto un video da poco dove andavo a dire più che altro quello che penso. Ho depositato $1.200 in questa piattaforma e sto cercando di utilizzare una sorta di strategia, ovvero fare dei piani manuali con la cifra più alta, qualcosa vincolarlo in automatico e poi di settimana in settimana andare a prelevare appunto qualcosa in modo da rientrare nel capitale investito, però allo stesso tempo generare altri soldi sia in manuale che poi vengono messi in automatico, in modo da trovarmi con il mio capitale in mano, però allo stesso tempo altri soldi che lavorano nella piattaforma. Vediamo se ci riesco, se non ci riesco. Comunque sia, nel wallet adesso dovremmo avere disponibile qualcosa. No, sono tutti bloccati, credo, sì, sono ancora tutti vincolati e niente, aspettiamo appena terminano i pacchetti farò magari un altro prelievo. Quindi niente, sono ancora qui tutti a girare i fondi, poi magari in questi giorni farò un altro prelievo e questa settimana sono usciti da qui circa $42, quindi potrei aprire un altro piano automatico con questi $42 e il resto cominciare a prelevare qualcosina. Ovviamente lo faccio di tanto in tanto. Altra piattaforma, Future Football Finance, molto simile a UEFA, ormai le conosciamo tutte. Qui ci sono $914,87. La giocata di oggi l'ho fatta da poco, quindi già i soldi stanno circolando, diciamo così, sono stati reinvestiti. E sto cercando di fare un po' interesse composto, un po' di prelievi, un po' così. Anche qui ovviamente il discorso della rete, bella ampia qui devo dire. E infatti questa settimana ci ho fatto circa $700 da questa piattaforma, che per ora sembra funzionare, ma soprattutto quello che mi meraviglia di più è che sta seguendo veramente le orme di UEFA, e UEFA sappiamo che è durata veramente tanto. Ovviamente vi ricordo anche qui che stiamo parlando di piattaforma ad altissimo rischio, vabbè, il discorso già ve l'ho detto, ve l'ho ripetuto, ve lo ripeterò ancora, quindi mi raccomando, fate comunque attenzione. E niente, direi di andare a tirare le somme e di fare il totale. Ed ecco qua, andremo a fare il totale proprio davanti al grafico di Bitcoin, e quindi totale di tutto. Andiamo a fare prima un po' di resoconto. Con le azioni mettiamo ovviamente 0 perché non andiamo a calcolare. Copy trading più $23,47, trading più $23,89, con Mobox più $8,70. Per quanto riguarda invece l'alto rischio, con IFO più $129, con FFF più $700, con Toria più $28,05, con Neswap più $42, per un totale di $955,11. Quindi vediamo che le wick stanno riprendendo un po' forma. Ovviamente queste piattaforme ad altissimo rischio sono quelle che spingono di più, si sa, con i guadagni così alti, un po' anche dalla rete, percentuali assurde e tutto il resto. Già sappiamo come funziona, però appunto quello che voglio migliorare sempre di più invece è più il lato trading, e se riesco a sfruttare anche copy trading. Infatti sto vedendo anche qualcosa sul copy trading relativo, però cioè più che guarda sul lato forex, perché quello è un mercato che effettivamente io non ho mai guardato più di tanto. Stavo facendo copy trading su forex con Naga, come avrò già detto sicuramente sia nel gruppo o comunque in qualche video, però non ho trovato nessun trader che mi faccia dire wow. Se ne trovo uno bravo, come ho fatto su Bitget, oppure che non lo so, devo vedere anche magari in altre piattaforme, possiamo guardare, vediamo. Comunque vi terrò aggiornati anche su questo. Se non sto parlando di Naga è perché appunto ce l'ho fermo praticamente, non ho trovato, ripeto, ancora qualcuno che mi ha entusiasmato. Appena lo trovo ovviamente magari vi aggiorno anche lì. E penso nient'altro da dire, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.